Ciao a tutti, siamo Elisabetta e Sebastiano. Dal 2016 condividiamo la nostra vita viaggiando per il mondo. Nell'ultimo anno abbiamo camperizzato un ex camion 4x4 dei pompieri ed attualmente ci troviamo in Marocco per effettuare qualche lavoro sul mezzo e collaudarlo sulle piste. Dopo aver percorso una vera pista 4x4, ci siamo sistemati per trascorrere una giornata di tranquillità vicino alle rive del fiume Dra. Ne abbiamo approfittato per lavorare un po' al computer e per goderci attimi di serenità nel bel mezzo della natura. Buongiorno, risveglio qui nel mezzo della pista. Mi viene da parlare in silenzio perché c'è talmente tanto silenzio che non voglio disturbare la quiete del posto, il risveglio del posto. Stamattina, la prima mattina con risveglio a 9 gradi. Prima che uscisse il sole c'erano 9 gradi all'esterno e ha fatto freschetto questa notte. Il fiume Dra è uno dei principali corsi d'acqua del Marocco. Nasce dalla catena montuosa dell'Alto Atlante e scorre verso sud-ovest attraverso una vasta regione desertica, prima di sfociare nell'Oceano Atlantico. Il suo corso attraversa diverse città e regioni del Marocco meridionale, contribuendo all'irrigazione delle terre agricole lungo il suo percorso. Il fiume è di grande importanza per l'economia e l'agricoltura della regione, anche se la sua portata può variare notevolmente a seconda delle precipitazioni. Sono salito sulla collinetta davanti al camion per contemplare un po' il panorama e sono meravigliato dalla bellezza di questo posto. È arrivata una tempesta di sabbia, quindi abbiamo deciso di trascorrere un'altra giornata qui prima di rimetterci in strada. Dopo qualche chilometro di pista siamo arrivati qui, un Oxar interamente restaurato, convertito in hotel. Lungo questa pista si incontra questo Oxar, che un Oxar è una fortezza antica del Nord Africa. È un hotel attualmente e ospita anche viaggiatori come possiamo essere noi con veicoli, quindi si può parcheggiare all'interno. Ci siamo fermati ad osservarlo perché è veramente molto bello. Come già accennato da Sebastiano, l'Oxar è un termine arabo che si riferisce a un insediamento fortificato tradizionale presente in Nord Africa, in particolare in Marocco, Algeria e Tunisia. Gli Xar sono costituiti da un insieme di edifici residenziali, magazzini, moschee e altri edifici, racchiusi all'interno di mura per difendersi dagli attacchi esterni e dalle condizioni climatiche avverse come il caldo estivo e le tempeste di sabbia. Ora vi portiamo alla scoperta di un Oxar a pochi metri di distanza in uno stato di completo abbandono. Per un tempo giustamente costruivano in modo intelligente perché qui sotto è tutto letto di un fiume, quindi sicuramente qua un tempo c'era molta acqua. Questi insediamenti sono spesso situati in aree desertiche o semidesertiche e possono essere costruiti con materiali locali come il fango, il legno e la pietra. Gli interni degli Xar sono spesso caratterizzati da strade strette e labirintiche, che offrono protezioni e ombra e spazi comuni come cortili interni. Gli Xar hanno una grande importanza storica,
culturale e architettonica e molti di essi sono stati preservati come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Testimoniano le tradizioni costruttive e di vita delle popolazioni nomadi e sedentarie che hanno abitato queste regioni per secoli. Adoriamo andare alla scoperta di questi luoghi abbandonati. Ti lasciano spazio all'immaginazione, oltre al fatto che amiamo alla follia l'architettura antica marocchina. E si sta anche alzando il vento, infatti in lontananza si vede la sabbia che arriva. Si vedono pezzi del soffitto. Si è alzato veramente tanto il vento, adesso ci rimettiamo in strada. Siamo ritornati sull'asfalto. Non appena arrivati a Guelmim, siamo andati a fare un po' di spesa e guardate un po' cosa si è parcheggiato a fianco a noi. Per noi è stato completamente assurdo incrociare un mezzo del genere sulle strade, perché sembra proprio di quelli fatti per carnevale. Sì, un carro di carnevale, ecco, possiamo definirlo così. Il problema è che effettivamente è targato e circola. Inoltre era fatto interamente con lamierino e teli rivettati, un casino. Sì, possiamo definirlo un casino questo camper. Poi abbiamo scoperto che Teufel, non so se si pronuncia così, significa diavolo in tedesco. Adesso voi fateci sapere nei commenti qual è il personaggio che potete attribuire a un mezzo del genere. Noi ci siamo fatti nella nostra immaginazione un signore con la barba lunga, un po' bizzarro, alternativo. La cosa che è spaventosa è il fatto che sia uscito un signore normalissimo, cioè di quelli che tu lo vedi te lo immagini con un camper classico, di quelli bianchi, mansardati, invece no. È inquietante proprio questa cosa, perché sembra una persona normale. La targa e la morte dietro con la falce ti fanno veramente pensare di star lontano dal camper. Dopo questo incontro bizzarro, ci siamo rimessi in strada verso una nuova località. Ebbene, siamo arrivati al nostro spot per la notte, siamo in questa bellissima Palmeraie, non lontano da Guelmim. Saremo qui in zona per una settimana, più o meno 5 giorni, perché sabato vogliamo andare a vedere una cosa molto interessante qui a Guelmim. Che bellina! Elle est trop mignon! Non voglio anticiparvi nulla, ma prestate molta attenzione alla signora che vedete dietro le capre. Tutto è iniziato da qui. Siamo stati invitati dal capo del villaggio per bere un tè. Quindi stiamo andando nel villaggetto, lì in fondo. Ovviamente non andiamo a mani vuote, portiamo quello che abbiamo, un po' di datteri e un paio di brioche. In poche parole, il capo del villaggio ci ha invitato a casa sua per bere un tè. Ecco, ora vi ricordate di quella signora dietro le capre? Lei è belga e assieme al marito passano 6 mesi all'anno a casa del capo del villaggio. L'hanno conosciuto in un campeggio e da allora sono diventati grandi amici. Cosicché passano gli inverni a casa sua e l'aiutano nelle faccende quotidiane. Una di queste è andare al pascolo con le capre, ma non solo. Stanno facendo educazione ambientale a tutto il villaggio, oltre ad aiutarli nella gestione del paese. La signora ci ha detto che qua hanno messo dei lampioni che sono alimentati dai pannelli solari, una cosa che hanno fatto recentemente. E qua, se notate, c'è una specie di struttura che tiene l'immondizia, che lungo tutto il paesino hanno creato diverse installazioni per le immondizie, per evitare che cadano e quindi si trovi la plastica ovunque in tutto il paesino. Dopo aver fatto un giro per le vie del paese, siamo andati nel negozietto di Ali e per sdebitarci dalla sua accoglienza abbiamo acquistato un tagine ed un braciere artigianale. Cosa hai comprato? Tagine per cuocerlo all'esterno anche. Dopo aver passato il pomeriggio in compagnia di Ali e la coppia di signori belga, siamo andati a visitare un museo a pochi chilometri dal paese.
Il gestore, dall'animo allegro, ci ha spiegato per filo e per segno l'utilizzo che veniva fatto di tutti gli oggetti lì presenti. Inoltre, durante la visita, faceva dei strani versi. Allora, Chiana! Là, ça c'est le bloc de sel. C'est le bloc de sel. Ça c'est le bloc de sel, oui. Allora, Chiana! Come questo, accompagnato anche da qualche urletto che non sono riuscita a registrare. È stata una visita molto divertente e alla fine del giro ci teneva ad invitarci un tè in un ambiente molto piacevole. Passeggiando per le vie di questo paese ci rendiamo conto che non ci sono le strade asfaltate, è tutto terra battuta come era 50-60 anni fa da noi. Siamo a Guelmim, è venerdì pomeriggio sera e domani c'è finalmente il souk dei dromedari. In realtà siamo venuti qui per assistere al souk dei dromedari, ma purtroppo abbiamo scoperto solo dopo che gli scambi avvengono dalle 5 alle 7 del mattino. Ne abbiamo approfittato per fare degli acquisti prima di rimetterci in strada. Allora, abbiamo aspettato 4 giorni per vedere questo mercato degli animali di cui tutti ci parlavano, che era interessante, era da vedere, uno dei più grossi di tutto il Marocco, ma fondamentalmente non è andata proprio come ce l'aspettavamo. E poi ci siamo avvicinati e sinceramente è molto molto triste quello che vedi, e quindi abbiamo anche evitato di riprendere. Detto ciò, siamo andati a fare un po' di spesa al mercato normale, come un altro classico mercato marocchino, che sono sempre interessanti, però ho visto uno, alla fine sono molto simili, non è che questo ha qualcosa di speciale, in qualcosa in più. Comunque abbiamo speso alla fine 4 euro al souk per questa verdura. Non è neanche troppo, perché comunque saranno già 6-7 kg di verdura. Ora ci mettiamo in strada, andiamo verso le gorge di Ait Mansour, deve essere un posto molto bello. Ci apprestiamo a varcare la soglia di uno dei tesori incantati del Marocco, dove i chilometri si snodano con lentezza attraverso scenari fiabeschi. I nostri occhi, inebriati dalla bellezza senza tempo di questi paesaggi, si trovano impreparati a contemplare tanta magnificenza. È un luogo che, se da un lato può sembrare ostile a chi si avventura, dall'altro affascina e avvolge con il suo mistero. Siamo pellegrini di bellezza, guidati dalla voglia di scoprire e comprendere l'essenza di questo luogo, che cattura l'anima e incanta i sensi. Come potete sentire, stiamo sgonfiando le gomme, da qui inizia la pista che ci porta fino alle gorge de Ait Mansour. C'è anche la strada statale volendo per raggiungere quel posto, però la strada statale fa tutto il giro intorno alle montagne e sono molti chilometri, invece da qui si taglia nel letto del fiume e si arriva direttamente alle gorge. Io non so se rende dal video, però dal vivo è qualcosa di titanico, cioè proprio una bellezza che ti lascia senza parole. Spero di riuscire a trasmetterla tramite il video, perché è davvero bellissimo.
sono letteralmente nel letto di un fiume, assurdo. Qua c'è anche un albero di argan verdissimo e anche abbastanza maestoso. Parlando con la gente del posto ci hanno detto diverse persone che è da 4 anni che non piove. Magari capita che fa 1 o 2 giorni di pioggia, ma non sono sufficienti per alimentare tutto questo bisogno. Un'altra pista bellissima, molto bella, totalmente diversa dall'altra perché siamo sul letto di un fiume, quindi sono tutti ciottoli di roccia. Ciao. Preferiamo vedere i dromedari direttamente in mezzo alla natura che a un mercato. Siamo parcheggiati per la notte vicino a questi 2 bellissimi alberi di argan e qua lungo tutto il fiume, quello che un tempo era un fiume, ci sono molti alberi di argan e verdi, quindi questo significa che comunque nel sottosuolo c'è molta acqua. È una pista non semplicissima perché ci sono certi punti abbastanza critici, molto dislivello e bei gradini. In certi punti non ho neanche ripreso perché avevo troppa ansia. E anche questa settimana vi lasciamo nel bel mezzo di una pista. Ci vediamo domenica prossima per nuove avventure.